40 minuti, circa mezz'ora ogni singolo giorno della tua vita. È il tempo esatto in cui sei completamente cieco e non te ne accorgi nemmeno. In questo preciso istante, mentre mi ascolti, il tuo sguardo si sta spegnendo e riaccendendo decine di volte. Non lo vedi? Non lo senti? È normale. Immagina di guardare il mondo attraverso una finestra perfettamente pulita. I colori sono vibranti, i bordi sono nitidi. Tutto è stabile, fluido, continuo. Sembra la cosa più ovvia dell'universo. Apri gli occhi e la realtà entra dentro di te esattamente com'è. Una fotografia perfetta in altissima definizione. Questa immagine perfetta non esiste. Non esiste da nessuna parte fuori dalla tua testa. Quello che stai sperimentando ora non è la realtà. È un'allucinazione controllata. Un miracolo di ingegneria biologica che ti nasconde la verità. Oggi non voglio farti le solite domande filosofiche su cosa sia reale. Oggi facciamo qualcosa di molto più estremo. Ti mostro i dati. Ho ricostruito, numero per numero, l'immagine che i tuoi occhi stanno mandando al tuo cervello in questo millisecondo. Non è una fotografia. Nessuno può fotografare un nervo ottico. È una ricostruzione, costruita sui parametri misurati dell'occhio umano. Non l'immagine che tu percepisci. L'immagine cruda. Il segnale elettrico puro che viaggia lungo il nervo ottico prima che il tuo cervello lo aggiusti, lo colori e lo stabilizzi. E per farlo dobbiamo prendere questa scena meravigliosa che hai davanti e iniziare a smontarla, pezzo per pezzo. Toglieremo tutto ciò che non appartiene alla luce, ma che viene aggiunto dalla tua mente. Tra 12 minuti, quando vedrai cosa arriva davvero al tuo cranio, ti chiederai come sia possibile che tu riesca persino ad attraversare la strada senza inciampare. Preparati. Stiamo per spegnere il software della tua coscienza. Iniziamo dalla cosa più evidente: il colore. Guardati intorno. Vedi il rosso di un semaforo, il blu del cielo, il verde delle foglie. È un'esplosione cromatica. Eppure, là fuori, nell'universo fisico, non c'è nessun colore. Non esiste il rosso, non esiste il blu. Esistono solo onde elettromagnetiche che vibrano a frequenze diverse. Quando queste onde colpiscono il fondo del tuo occhio, incontrano una foresta di recettori chiamati coni. Ne hai di 3 tipi. Immagina 3 secchi lasciati sotto la pioggia cosmica. Il primo secchio si riempie di più se l'onda è corta, il secondo se è media, il terzo se è lunga. I picchi stanno intorno ai 420, 530 e 560 nanometri, valori medi. I tuoi sono leggermente diversi. Quando un raggio di luce entra, la tua retina non scatta una foto a colori, fa un calcolo. Invia al cervello solo 3 numeri, 3 semplici impulsi elettrici che dicono quanto si è riempito ogni secchio. Il colore è solo un'allucinazione utile. È la traduzione che il tuo cervello fa di quei 3 numeri per aiutarti a distinguere una bacca matura da una velenosa. Quindi, per vedere il segnale grezzo, dobbiamo spegnere questa invenzione. Via il colore. L'immagine che viaggia nel tuo nervo ottico è fondamentalmente una mappa di intensità, una scala di grigi elettrica, una vastità microscopica di tensioni chimiche. Perché se pensi che il problema sia solo la mancanza di colore, non hai ancora visto nulla. C'è un'altra illusione, molto più potente, che ti inganna in ogni istante. L'illusione della nitidezza. Tu sei convinto di vedere tutto il tuo campo visivo a fuoco. Pensi che lo schermo che stai guardando, la stanza intorno a te, i bordi della tua visione siano tutti perfetti e definiti. È una bugia spudorata. E ora ti mostro perché. Al centro esatto della tua retina c'è una piccola fossa. Si chiama fovea. È l'unico punto in cui i tuoi recettori sono densi e compatti. È l'unico punto in cui vedi davvero bene. Ma sai quanto è grande? Copre circa 1 o 2 gradi del tuo campo visivo. Immagina di allungare il braccio davanti a te e guardare l'unghia del tuo pollice. Ecco, quella è l'unica porzione di mondo che il tuo occhio cattura in alta definizione. Un minuscolo buco della serratura in un oceano di nebbia.
Tutto il resto, tutto ciò che sta fuori da quel piccolo cerchio, crolla drammaticamente. A soli 5 gradi di distanza dal centro, la tua acuità visiva precipita a circa il 30%. Circa il 30%. È un crollo verticale. Se il tuo cervello non intervenisse, il mondo ti apparirebbe come un incubo sfocato. Quindi applichiamo questo filtro alla nostra immagine grezza. Manteniamo a fuoco solo un minuscolo puntino centrale. Il resto lo sfumiamo, lo distruggiamo, lo riduciamo a macchie indistinte. Ai bordi estremi della tua visione non ci sono quasi più coni. Ci sono i bastoncelli, cellule che sono bravissime a vedere al buio e a captare il movimento, ma che sono completamente cieche ai dettagli e ai colori. La tua visione periferica è letteralmente un'ombra in movimento. È come guardare il mondo attraverso un vetro smerigliato, sporco, quasi opaco, con un solo microscopico foro trasparente al centro. Eppure, tu non vedi questa nebbia, perché i tuoi occhi si muovono continuamente, scansionando l'ambiente, e il tuo cervello cuce insieme i vari frammenti nitidi per dipingere un quadro panoramico che in realtà non possiedi mai tutto in una volta. Crea una certezza inventata. Se sei ancora qui, è perché una parte di te voleva sapere. Voleva vedere oltre il velo. E c'è molto altro da scoprire, perché finora abbiamo solo tolto la risoluzione e il colore. Abbiamo un'immagine grigia, sfocata, quasi inutile. Ma almeno è un'immagine continua, giusto? Sbagliato. Perché proprio nel mezzo di questa nebbia, la biologia ti ha teso una trappola. Un difetto di fabbrica così clamoroso che se un ingegnere lo avesse progettato sarebbe stato licenziato all'istante. Tra poco vedrai perché il centro stesso della tua visione nasconde un vuoto spaventoso. Un vuoto che il tuo cranio riempie con informazioni false in ogni singolo istante della tua vita. Tieniti forte, perché stiamo per bucare lo schermo. Stiamo per incontrare il punto cieco. Tutti i segnali elettrici catturati dalla tua retina devono viaggiare verso il cervello. Logico, no? Hanno bisogno di un cavo. Questo cavo è il nervo ottico, un fascio di oltre 1 milione di fibre nervose. Ma c'è un problema enorme. Per uscire dall'occhio e raggiungere il cervello, questo cavo deve letteralmente bucare la retina, deve attraversarla. E nel punto esatto in cui il nervo ottico esce, a circa 15 gradi dal centro della tua visione, non c'è spazio per i recettori di luce. 0 coni, 0 bastoncelli, niente. È una zona morta, uno scotoma assoluto, un'oscurità luminosa che divora i dati. Questo significa che in ogni occhio hai un buco visivo, grande circa 6 gradi. È un cratere nero nel bel mezzo della tua percezione. Se il segnale grezzo fosse uno schermo televisivo, avrebbe un pugno di pixel bruciati proprio vicino al centro. Perché non vedi 2 macchie nere fluttuare davanti a te tutto il giorno? Perché il tuo cervello è il più grande falsario della storia. Usa i dati dell'altro occhio e le informazioni intorno al buco per indovinare cosa dovrebbe esserci lì in mezzo. Fa un riempimento automatico, come il timbro clone di Photoshop. Se guardi un muro a righe, il cervello disegna le righe mancanti. Se guardi il cielo, dipinge l'azzurro. Ma non sta vedendo, sta inventando. Quindi aggiungiamo questo difetto alla nostra immagine grezza. Ora abbiamo una macchia grigia, sfocata ai bordi, con un cratere nero vicino al centro. È un disastro. Ma il peggio deve ancora arrivare. Perché finora abbiamo immaginato che l'occhio stesse fermo, che stesse fissando un punto. La verità è molto più violenta. Prova a muovere lo sguardo da un lato all'altro della stanza. Ti sembra un movimento fluido, vero? Come una telecamera da cinema su un binario perfetto. Falso. I tuoi occhi non si muovono fluidamente. Saltano. Fanno scatti violentissimi e rapidissimi, chiamati saccadi. Fanno 2 o 3 di questi salti ogni singolo secondo. Durante la lettura, la frequenza rimane simile, attestandosi solitamente tra i 3 e i 5 salti al secondo. L'occhio ha
accelera a velocità folli e si ferma di colpo. Se tu potessi vedere il segnale grezzo durante uno di questi movimenti, vedresti un terremoto insopportabile. Immagina di legare una telecamera alla testa di un cavallo al galoppo e guardare il filmato. Sarebbe una scia confusa, vertiginosa, nauseante. Il segnale ottico è letteralmente una tempesta di sfocatura da movimento. Ma tu non vedi mai questa tempesta. Perché? Cosa succede durante quel salto? La risposta è la soppressione saccadica. Il tuo cervello sa che il segnale durante il salto è spazzatura. Quindi fa una cosa drastica. Stacca la spina. Circa 40 millisecondi prima che l'occhio inizi a muoversi e fino a 80 millisecondi dopo che si è fermato, il cervello ignora gran parte del segnale visivo. Ti rende funzionalmente cieco. Taglia il nastro, butta via la pellicola mossa e incolla insieme il fotogramma prima del salto con quello dopo il salto. Tu credi di vedere un flusso continuo, ma in realtà stai guardando una serie di diapositive statiche con il buio in mezzo. Se sommiamo tutti questi istanti di cecità durante una giornata normale, arriviamo a quel numero shock di cui parlavamo all'inizio. Circa 40 minuti al giorno. 40 minuti in cui i tuoi occhi sono aperti, la luce entra, ma tu non vedi assolutamente nulla. Il silenzio rumoroso del vuoto. La tua vita è un film pieno di tagli e tu sei l'unico spettatore che non nota i salti di montaggio. Siamo arrivati alla fine della sottrazione. Guarda lo schermo. Questo è il segnale grezzo. Un caos elettrico. Una mappa in scala di grigi, sfocata ovunque tranne che in un minuscolo punto centrale. Un'immagine bucata da un cratere nero. Un flusso che trema violentemente e si spegne nel buio assoluto 3 volte al secondo. Questo è l'input biologico. Questa è la realtà fisica che viaggia nei tuoi nervi. Se la tua coscienza abitasse qui, nel nervo ottico, impazziresti in pochi secondi. È un'esistenza che cancella ogni ordine. Ma tu non impazzisci. Tu attraversi la strada. Tu riconosci il volto di chi ami da lontano. Tu afferri un bicchiere d'acqua senza rovesciarlo. Com'è possibile? Come si passa da questo disastro frammentato alla perfezione della tua esperienza quotidiana? La risposta è dietro i tuoi occhi. Il tuo cervello non è uno schermo passivo che riceve un'immagine. È un motore di predizione. È una macchina da calcolo che prende questi frammenti sporchi, questo rumore caotico, e li usa per confermare un'ipotesi. Il cervello dipinge il colore basandosi sulla memoria e sui contrasti. Inventa la nitidezza periferica ricordando cosa ha visto un attimo prima. Cancella i buchi neri. Nasconde i salti temporali. Costruisce letteralmente il mondo tridimensionale in cui credi di vivere. I tuoi sensi non ti stanno ingannando, stanno ricostruendo. Da un segnale così povero, il cervello tira fuori qualcosa che funziona così bene da farti attraversare una strada senza pensarci. È la cosa più difficile che il tuo corpo sappia fare, perché calcolare la realtà perfetta costerebbe troppa energia, troppo tempo. E nella savana un ritardo di un secondo significa la morte. Quindi il cervello fa economia, prende appunti e ti regala un'illusione utile. Non stai guardando il mondo esterno, stai guardando l'interno della tua stessa mente, proiettato verso l'esterno. Sei chiuso in una scatola d'osso al buio totale, eppure vedi la luce delle galassie. Il tuo cranio è l'unico universo che sperimenterai mai davvero. E questa era l'immagine che chiami realtà. Questo è Renderium. Io sono la voce dell'invisibile. Ci vediamo nel prossimo viaggio, qui dentro, dove smontiamo le illusioni che ti tengono in vita. Se credi che queste cose debbano essere viste da più persone, iscriviti al canale. Ogni iscrizione è una voce in più per la scienza, per la meraviglia, per chi ancora non sa che la realtà è così. E se c'è un mistero che vuoi vedere reso visibile, scrivilo qui sotto. I prossimi viaggi nascono da voi. Basta iscriversi per avere voce